tutti amici, ben ritrovati nuovamente qui. Ciao a tutti, ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura, siamo in Russia, quindi Draghi, Drusia. Privet amici, oggi torniamo in Russia con una bellissima reazione che tantissimi fan, cara Laura, ci hanno scritto proprio qui in questi giorni in queste settimane veramente che non abbiamo portato musica russa, ma siamo sempre qua, noi non ci dimentichiamo di voi. E parliamo di Sergei Lazarev e Polina Gagarina, due artisti che hanno rappresentato la Russia all'Eurovision, che sono considerate tra le voci più influenti, più importanti della musica russa contemporanea, e hanno partecipato, ci ricordiamo, nel 2016 con proprio Sergei nel 2016 all'Eurovision, Laura, conquistando il suo pubblico internazionale grazie alle sue performance spettacolari e alla sua grande forza scenica, appunto. Invece Polina Gagarina ha rappresentato la Russia nel 2015 con l'Eurovision, che ricordiamo benissimo, con A Million Voice, una delle artiste russe più amate anche fuori dalla Russia, Laura. Infatti noi nel nostro canale la portiamo da tanto tempo, insomma, e siamo amanti anche della sua fantastica professionalità nel cantare. Per tanti di loro sono fan che hanno sognato questo duetto ufficiale, e finalmente è uscita appunto una canzone, Laura, che si chiama Happy End, che circa da 2 settimane la possiamo trovare, appunto, e quindi la stiamo reagendo qui insieme a voi. Insomma, il titolo fa pensare a una semplice storia d'amore con un lieto fine, ma non conoscendo questi artisti non sappiamo realmente cosa può portare realmente questa canzone, a cosa può portare. Laura, cosa ne pensi? Cosa vuoi di più dalla Russia in questo momento con questi due grandissimi artisti? Dai Davide, io come solito sono sempre molto curiosa anche di vedere questi artisti quando si intralciano per portare una canzone bella a tutta l'audienza, a tutti quelli che li ascoltano, a tutti quelli che siamo amanti alla bella musica soprattutto. Di bella musica ne possiamo parlare tantissimo con la Russia, perché effettivamente non ci fermeremo mai. Andiamo insieme ad ascoltarlo, Laura. Andiamo. Oh! Wow! Già questo genere mi piace. Порой так сложно принять, что без любви невозможно, обманывать себя, что не нужно, тихо засыпать на руках твоих. Проходит время, слова, что оно лечит неверных, хоть нитками зашей по-живому. На двоих любовь нам забыть нельзя. Слова разбили наши сердца, а мы с тобой два дурака. Увы, не получился happy end, история которой больше нет. Слова разбили наши сердца, а мы с тобой два дурака. Увы, не получился happy end, история которой больше нет. Wow. No. Душа так хочет все мысли о тебе обесточить, из памяти стереть все маршруты, точки удалить
который больше нет. Wow, Voce, mamma mia. No! Occhio, questo no. la pasta non si rompe. Ai, ai, ai. Ai, no. Разбили наши сердца. È finito. Мы с тобой два дурака. No, basta. Увы, не получился happy end. Ai, no. Forse. Разбили наши сердца. А мы с тобой два дурака. Увы, не получился happy end. История, которой больше нет. Wow. Ah, che bello. Questo uovo vuole sale, va bene, ok. Questo uovo vuole sale. Bah. Che storia, bellissima. Devo essere onesto, mi è piaciuto molto ovviamente il video, però intanto prima di iniziare, Laura, io devo dire, la pasta non si rompe. Da italiano, quello che ho visto poteva farmi anche morire qui mentre che stavamo registrando il video. Questa era una cosa per iniziare. È la seconda volta che lo dice, perché io nel frattempo che le stava rompendo lei le ho detto alto, la pasta non si rompe. Va bene. Immagina. E tu sei colombiana, io sono italiano. Infatti. Quindi stiamo parlando di due nazionalità diverse. A me fa un po' più male perché ovviamente la pasta è cioè, è santa. Diciamo che due artisti del genere li riconosciamo subito. Li riconosciamo per il modo di cantare, li riconosciamo per la professionalità. Ci hanno fatto entrare ovviamente dentro questo fantastico video, dentro questa canzone di questo amore, che poi realmente succede a volte così, sai, che ci si lascia e insomma si porta tutto all'estremo, ma appunto andare a tagliare le foto, insomma a fare tante cose brutte che poi magari uno si pente di questo. Ma mi ha colpito molto l'arrangiamento della canzone, mi ha colpito molto la vocalità dei due artisti e come hanno attuato, come sono stati degli attori fantastici sia nelle riprese che nel video di questa canzone. Mi ha proprio portato dentro in questa storia d'amore travagliata, proprio sono riuscito a vedere ogni piccola imperfezione della loro fantastica vita, perché poi abbiamo visto pure una villa bellissima, tecnologica e tutto, e sono riuscite veramente a darmi quelle emozioni di una separazione. E poi che dire, Paulina Gagarina, insomma a me piace molto sia come cantante, e ovviamente mi ha sconvolto pure Sergej, che insomma una coppia del genere, che appunto vengono dall'Eurovision, pure molto amati nella Russia, sono riusciti a cantare insieme, sai, è un grande onore per noi ascoltarle qui dall'Italia e soprattutto sentire questa fantastica voce di questi due artisti. Laura, Allora, tu hai detto tutto, Davide, ogni piccolo particolare, e io soltanto devo dire di sì, che hai ragione su tutto. Loro sono fantastici, Paulina Gagarina con la sua splendida bellezza, Sergej anche un bravissimo cantante, quindi sono due artisti, Davide, che ascoltiamo noi con tutto il cuore, e ora diciamo che nessuno di qua si vede che vuole protagonismo, perché tutti e due sì, hanno fatto una bellissima scena, e soprattutto di un film. Sì, infatti sì. Per questo periodo sto vedendo un telefilm del genere e la casa è fantastica. ma anche tutto era fantastico. Peccato che l'hanno rovinato tutto. Peccato che hanno rotto tutto, sì, perché... La TV, guarda, e piatti, e bicchieri. E la pasta. Che hanno rotto la pasta, poverini. Però comunque, ragazzi, se voi in questo momento state passando per una situazione così un pochettino simile, non rompete niente, andate a fare un pochettino una vita un pochettino da soli, da pensare, da riflettere, da mettere sul tavolo quella cosa più bella, quella che ci ha fatto andare avanti, le cose più belle, e soprattutto, Davide,
te l'ho detto sempre, perché anche noi siamo una coppia già di tanti anni e lasciamo un spazio a ognuno. Lui deve avere il suo spazio, io devo avere il mio spazio, e così quando abbiamo questa mancanza è bello rivederci, fare tante cose insieme. Arrivederci, direi. E tanta bella vita, perché questo è molto importante per la coppia, Davide. Io lo do come un consiglio bellissimo. Comunque, sì, ma sono punti di vista, ovviamente ognuno vive e pensa nel proprio modo, quindi sì, questo è un modo, a volte la distanza può aiutare. Davide, ascoltami, certo. per non arrivare a un punto del genere, perché quando si arriva così è perché non si ascolta più, e lì si sta vedendo soltanto chi strilla di più, e quando strilla di più nessuno si ascolta, quindi è meglio lasciare perdere e stare un pochettino in silenzio. Ma infatti dopo si è visto com'è finita la canzone, che perché stanno vedendo piedi... il matrimonio e dicono ok, vero, noi abbiamo questo, e invece io voglio questo, io voglio l'altro, e lì non si ascolta nessuno, non si ascoltano. Comunque, ritornando realmente alla canzone, realmente la cosa che colpisce è che stiamo ascoltando veramente questi due artisti con una carriera enorme, quindi sono felice, ripeto, di averli ascoltate, e soprattutto di vedere voi, cari amici, cosa mi scrivete adesso, cosa scrivete nel nostro canale adesso, cosa scriverete, come state passando un periodo strano anche voi nella vostra vita. Come vi sembra questa canzone? Questi due artisti per voi hanno dato veramente il meglio in questa canzone in russo? Bene, scrivetecelo nei commenti, che vogliamo sentire tutto, e soprattutto, cari amici, iscrivetevi al canale, perché abbiamo bisogno sempre del vostro supporto, mi raccomando. Mettete tanti like, mi piace, non so se ci sono gli hype in Russia, perché realmente non lo so, però vogliamo la vostra vicinanza, cari amici, anche se a volte ci allontaniamo un pochettino, insomma, perché periodi estivi sono un pochettino così, insomma, uno si registra di meno, però siamo sempre presenti, il nostro pensiero è su di voi, e soprattutto a quello che uscirà proprio adesso a luglio, che insomma tu sai che c'è la festa dei laureati, e c'è quella la barca velica, che andremo a vedere sicuramente in un video, quindi ci saremo sempre. Grazie, cari amici, per essere stati qui, grazie Laura, grazie sempre, a tutti quanti, sempre per essere così bella e apparire così bene. rossa. È russa, come dicevo, Sì. sì, ti ricordi, i nostri amici dicevano alle trecce come russi, bellissimo. Grazie ancora di tutto, un abbraccio forte, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti. Yaruska ya. Yaruska ya. Paca paca.